Dopo aver preparato tutto il necessario per una settimana e fatto stare lì dentro, sì avete visto bene, in quello zainetto, sono partito per un viaggio verso un posto che non avevo mai visitato, ma era da tempo che volevo vedere. Durante il tragitto la mia curiosità e immaginazione saliva sempre di più. Venezia. E questa volta non avevo guardato nulla sul posto, per non spoilerarmi troppo ciò che avrei visto e conosciuto. Cagliari. Non era la mia prima volta in Sardegna, anzi, però questa volta la mia direzione non era più sulla costa, il mare e le spiagge, ma verso il cuore dell'isola. E dopo aver cambiato 6 mezzi diversi e fatto 11 ore di viaggio, sono arrivato a destinazione. In questo viaggio mi trovo nel centro della Sardegna, nel paesino di Ortueri, nella zona collinare delle Mandrolisai, e oggi avrò una guida con me. Benvenuto a Ortueri, Jack. Questo è il mio paese di origine e oggi ti porterò con me a conoscerlo un po' più da vicino. Dai, raccontami un po' di Ortueri perché ne voglio sapere di più di questo paese. Il nome Ortueri sembrerebbe essere di origine proto-sarda e potrebbe tradursi con sito di orti. Un punto di riferimento di orientamento per i paesani è sempre stato il campanile della chiesa di San Nicola o San Nicolò. Si dice essere il secondo più alto della Sardegna, ben 38 metri. Come ti dicevo, qua si produce un buon vino, infatti ci sono delle cantine, nella cantina Bigiateris, che ti ho indicato, e poi la produzione del sughero qua va tantissimo. E d'estate si fa l'estrazione del sughero. Infatti ho visto che ci sono tanti boschi di sugheri in zona. San Nicola è il patrono di Ortueri. Si festeggia la terza domenica di maggio, con balli, cori e festa tradizionale. È una festa civile e infatti la festa religiosa si festeggia a dicembre. Però è importante ricordarlo perché si produce, nel corso della preparazione di questa festa, sangule, che è un dolce al miele di origine bizantina, che poi viene benedetto e portato in processione per poi offrirlo a tutti i paesani. Però ti ricordi che abbiamo visto il murales insieme? C'è un altro elemento importante da ricordare di Ortueri, che è appunto il costume sardo, quindi la tradizione dei balli in costume. Ho visto che nel murales di prima c'erano delle campane. Qual è il loro significato? Quelli che hai visto sono i campanacci, ossia il sono giauso, da cui prende il nome proprio la maschera tradizionale del carnevale di Ortueri. È una festa pagana, è un periodo per ammirare queste maschere tradizionali, è il 17 gennaio, quando si festeggia Sant'Antonio Abate, e infatti i sono giauso sfilano attorno ai falò che vengono istituiti in alcuni dei punti cruciali del centro storico del paese. Caratteristica, questa maschera è diversa da tutte le altre degli altri paesi perché ha appunto questi grandi campanacci che vengono mossi, fatti risuonare, e una grande pelliccia bianca e nera a seconda dei casi, e il volto tutto nero. Camminando per le vie del paese, Bea mi raccontava che l'area fu abitata già in epoca nuragica, per la presenza sul territorio di alcune nuraghe, e il borgo attuale è di origine medievale. Questa caratteristica l'ho notata fin da subito anch'io, insieme alla tranquillità e il silenzio di questo paese. Turisti per caso? No, forse te, turisti in per casa. E qui nei paesi le vie viuzze con i nomi sardi o i paesi in sé sono dati da ciò che li caratterizzava di più. Sì, ad esempio anche il discorso delle varie cale, no? Sì, delle spiagge in generale. Per esempio Isarutas è data dalla presenza delle rocce, quindi Ok. davano il nome a quella spiaggia per il fatto che avevano riconosciuto la presenza di tante rocce e scogli. Sì, una zona molto rocciosa. Esatto. Jack, ti sfido adesso a salire al parco Mimuscas a piedi. Facciamo una bella escursione per andare a vedere i nostri asinelli sardi tenuti nel parco di Ortueri. E un po' più in alto e un po' al sole adesso, però aio! Sfida accettata, assolutamente.
Le tipiche querce del sughero, profumo buonissimo di macchia mediterranea. Into the wild. Tutto sardo, nominiamo lente, benio presente. È come dire, parli del diavolo e spuntano le corna. Quindi chiami gli asini e sì, spuntano. E spuntano fuori. Adesso andiamo a vederli. Buon appetito a tutti. Gli asinelli sardi. Li abbiamo svegliati tu. Mamma! Questi sono gli asinelli sardi, sono una specie in estinzione e quindi vanno tutelati. Stiamo andando in un altro borgo nel centro della Sardegna, il paese di Austis, e faremo un trekking molto interessante. Questo lo vedrete nel prossimo episodio. Per immergermi ancora di più nelle tradizioni popolari, alla sera ho assistito al ballo paesano e assaggiato il buonissimo torrone di Tonara. Ci troviamo a San Giovanni di Sinis e siamo nella zona di Tarros, che è un sito archeologico molto importante di questa zona, nell'Oristanese, e dopo ci faremo visita e quindi lo vedremo bene. Questo è tutto il sito archeologico di Tarros. Insediamento nuragico, emporio fenicio, fortezza cartaginese, urbs romana, capoluogo bizantino e capitale arborense. Qui ci sono oltre 2 millenni di storia. La città di Tarros, situata all'estremità meridionale della penisola del Sinis, venne fondata alla fine dell'VIII secolo a.C. o nel VII, da genti fenicie in un'area già frequentata in età nuragica. Su una delle 3 colline su cui sorge la città, la più settentrionale, nota con il nome di Sumurrumannu, in sardo Grande Muso, è visibile ancora oggi un importante villaggio protostorico, che doveva già essere abbandonato al momento dell'arrivo dei Fenici. Ahimè, sono giunto alla fine anche di questo viaggio. Il bagaglio che mi porto a casa da questa esperienza si è riempito molto. Dopo una decina di volte passate qui in Sardegna, finalmente sono riuscito a vederla con occhi diversi. Meno da turista, che va nelle località più famose delle coste del nord e del sud, straturistiche, caotiche, movimentate e a tratti snaturate, ma vivendo località più tranquille, meno conosciute, ma che non hanno nulla da invidiare ai posti e alle spiagge più note. Anzi,
sono entrato a contatto con la vera essenza dell'isola, immergendomi nelle tradizioni e stando a contatto con i veri local, che mi hanno accompagnato in questi giorni e che ringrazio per l'ospitalità e il tempo che mi hanno dedicato. Il valorizzare i luoghi, meglio ancora se non molto conosciuti, e farli conoscere è uno degli obiettivi di questo canale. E per questo sono felice di condividere con voi i miei viaggi e le mie avventure, mettendoci dentro anche qualche riflessione personale. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Nel prossimo video vi porterò alla scoperta di luoghi segreti conosciuti solamente dai veri local.